un'anziana signora d'origine vetuloniese, Nilia Renzetti. Diceva che voleva parlarmi e conoscermi prima attraverso il telefono perché avrebbe avuto una sorpresa per me. Dopo un mese e più di telefonate, Nilia mi dice di punto in bianco: venga a Grosseto, ho una cosa importante per lei. Mi trovo davanti una signora che mi sottopone come Edipo praticamente a una serie di prove, non ultima quella di spiarmi dietro una porta dopo avermi lasciata da sola in salotto seduta davanti a una scatolina chiusa che io guardo ma non apro. La signora è ammirata e contenta di questo atteggiamento, si aspettava che per la curiosità mossa aprissi subito la scatolina. Decide finalmente di passare ai fatti, di pormi in mano questa spilla, questa fibula d'oro di valore, capirete, incommensurabile, e di dirmi: la voglio regalare al Museo di Vetulonia, perché sono nata a Vetulonia, l'ha trovata il mio nonno che era di Vetulonia passeggiando in un campo appena arato. Me la consegna in condizioni straordinarie, ancora si chiudeva, è rimasto fino ad oggi in un caveau di una banca. A questo punto devono fruirne tutti coloro che amano Vetulonia e i suoi tesori d'oro. E da allora quindi è nella sala B del museo. Sono tutti quanti donazioni delle famiglie di Vetulonia, che alla fine evidentemente sono sentite parte di questo progetto di conoscenza e di valorizzazione e hanno deciso nel corso degli anni di restituire alcuni dei materiali che avevano in casa. La mission fondamentale è proprio riuscire a istituire questo dialogo forte, stretto e diretto con la comunità di Vetulonia per recuperare la propria storia e la propria identità culturale. Il museo nasce a Vetulonia come semplice piccolo antiquarium. Fra gli anni 60 e gli anni 70 l'antiquarium apre e chiude 2 volte per furti subiti qui nel territorio, ma apre in una piccola stanza nel cuore degli impianti sportivi del borgo. Partono i lavori nell'81 per ristrutturare l'edificio che attualmente è destinato sotto il titolo di dedica Isidoro Falchi di Museo Civico Archeologico. Questa testa di Minerva riproduce la stessa là in dimensioni maggiori con un calco più piccolo. Un giorno, io me lo immagino così, questa scena nel suo studio di medico, nel suo studio privato, Isidoro sempre affaccendato mette a posto le sue cose, entra un amico e, come succede spesso a noi archeologi ma anche a chi è appassionato di archeologia, l'amico gli avrà detto: guarda Isidoro, ti ho portato una di quelle cose vecchie, di quelle cianfrusaglie vecchie che piacciono tanto a te. Si tratta in realtà di 3 monete che catalizzano subito l'attenzione di Isidoro. Lui le prende in mano, io me lo immagino così, e sotto il suo barbone me lo immagino sbiancare, iniziare a sudare, si mette a sedere perché su queste antiche monete ha riconosciuto la scritta Vatl, ovvero Vetulonia. Vetulonia era a tutti gli effetti una città completamente perduta. Per oltre 700 anni questo nome e la memoria di quello che questa grande realtà era stata nell'età etrusca è completamente scomparso. È un po' uno dei primi grandi gialli dell'archeologia. E proprio nell'Ottocento, il secolo in cui comunque nasce l'archeologia, nasce l'etruscologia, tutti quanti si mettono sulle tracce e a caccia di questa antica Vatl. E alla fine in realtà sarà un archeologo per passione, un dilettante, a ritrovare le tracce e gli indizi che poi lo condurranno fino a quel luogo, un piccolo borgo ottocentesco che all'epoca si chiamava Colonna o Colonnata di Buriano. Qui, salendo la collina, e lo racconta anche rocambolescamente nelle sue memorie, comincerà a vedere tutti quanti gli indizi che gli parlano dell'antica Vatl. Grandi colline che saranno poi i tumuli orientalizzanti che scaverà più tardi, arriva in paese e vede il tratto delle mura dell'Arce ancora oggi conservate nel nostro centro storico. Isidoro Falchi ha riscoperto l'antica città di Vetulonia. Questo è il punto esatto dal quale Isidoro Falchi inizierà i suoi scavi per trovare tutto questo quartiere. Prima era ricoperto tutto quanto, dalla cima della collina fino al decumano di terra. Quella enorme colonna che vedete lì è un testimone che crea lui stesso a indicare l'altezza della terra al momento dello scavo o poco prima.
Nei primi 2 anni, fra il 1892 e il 1893, tirerà fuori questa parte, nei 2 anni successivi tutto il resto, tirando fuori Decumano e la maggior parte dei vani. Tirerà fuori anche la Via Ripida, ma si fermerà poco prima della Domus di Medea. Vetulonia rappresenta una realtà archeologica diffusa a cielo aperto che ha al suo centro il museo. Il museo nasce già nel 2000, quando viene riaperto, con una predisposizione per l'accessibilità totale e universale. Che vuol dire dialogare con tutti i tipi di pubblico, dalle categorie svantaggiate, dagli utenti con problemi sensoriali a quelli motori, a quelli cognitivi, fino ai malati d'Alzheimer, di autismo e quant'altro. Dell'allestimento originario fanno parte sia le guide podotattili che accompagnano in buona parte del percorso museale, ma anche queste mappe audiotattili che sono state poi realizzate da degli artigiani locali e che permettono sia appunto l'esperienza tattile e quindi la comprensione di come fosse conformato in età antica il territorio, quindi sia anche la possibilità di toccare, no, i vari nomi, e non solo, ma anche di ascoltare la storia dell'ambiente nell'antichità. Ma questo tipo di mappa si può anche muovere e quindi diventa anche fruibile dai disabili motori che arrivano sulla sedia a rotelle e quindi in autonomia possono comunque usufruire sia del racconto sia dell'esperienza tattile. Fino a cercare di stabilire in primis un contatto con quello che deve essere il principale interlocutore, che è la comunità. Il lago Prile è una risorsa nell'età antica estremamente importante per il nostro territorio. Pensiamo che per l'appunto nella fase etrusca ben 2 città della Dodecapoli affacciano sullo stesso lago, quindi Vetulonia dall'alto della nostra collina e Roselle. Dobbiamo immaginarci che in basso Vetulonia avesse il suo porto che, grazie al canale di comunicazione con il mare aperto, ma anche grazie al fatto di trovarsi di fronte a una delle autostrade commerciali più importanti del mondo antico, che è l'arcipelago delle isole toscane, permetteva alle navi di Vetulonia veramente di muoversi verso tutte quante le rotte principali del Mediterraneo. Il lago Prile pian piano, un po' come la stessa Vetulonia, è andato scomparendo, ma una zona del lago Prile è ancora oggi rimasta, è il fossile di questo antico specchio d'acqua salata, è ancora oggi visibile anche affacciandoci qui dalla nostra finestra del museo o dalla piazza del museo, e dietro Castiglione quello specchio d'acqua è la Diaccia Botrona ed è il fossile dell'antico lago etrusco-romano. La storia più antica di Vetulonia è testimoniata dalle tombe. E questo perché le tombe lasciano i segni nel tempo più duraturi. Per la tipologia delle tombe più monumentali del VII secolo, chiaramente la tomba a Tolos è l'eccellenza, e tra tutte la tomba della Pietra è sicuramente tra i monumenti più rappresentativi e più affascinanti anche, no? dell'orientalizzante di tutta l'Etruria. La tomba è costruita in maniera stabile, con materiali duraturi, pietra fin dagli inizi del tempo, i corredi più belli, le raccolte di materiali in oro, in ambra, in argento, in bronzo, vanno a finire nei corredi delle sepolture, perché dovevano durare per l'eternità accanto al defunto. A partire dal 2002 ad oggi, quindi per quasi 20 anni ormai, l'attività principale del museo è stata quella ininterrotta di realizzare mostre grandi annuali che hanno riportato oggetti non normalmente visti, anche di Vetulonia, proprio a Vetulonia, per rendere il patrimonio fruibile a tutti. Nel 2002 è allestita a Vetulonia la mostra dedicata agli ori, con il titolo Vetulonia, l'età dell'oro. 2004, la tomba del duce di Vetulonia. 2017, l'anno di Pompei. Pompei approda dal Man a Vetulonia con la ricostruzione della principale abitazione affacciata a Pompei sulla via dell'abbondanza.
La prima grande mostra internazionale è del 2019, il progetto è francese, nasce per valorizzare la Corsica. Mettiamo in scena la prima grande battaglia, quella di Alalia, nelle acque tra la costa toscana e la Corsica occidentale, narrata e confermata dallo storico greco Erodoto.